Piano roll in GarageBand. Cos'è questa funzione? Questa funzione non è altro che un sistema per modificare, editare, cambiare, copiare, spostare, eliminare le note di una traccia. Quindi si apre un'altra finestra con un pianoforte proprio nella parte sinistra, quindi si chiama piano roll e possiamo fare molte cose. Cosa serve questa funzione? Ovviamente serve per modificare, come ho detto, ma anche per editare e cambiare quelle note che abbiamo magari sbagliato in un solista. Quindi andiamo a vederlo subito, ma prima iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Siete pronti tutti? Sicuri? Andiamo! Quindi, come si attiva la funzione piano roll? È molto facile, si clicca ovviamente si seleziona per prima una traccia, poi di nuovo un altro tap molto leggero e si va diciamo, sulla voce modifica. Eccola qua. Vedete che appare proprio la tastiera sulla parte sinistra e diciamo nel centro abbiamo tutta la mappa, okay, della nostra del solista, della batteria, del basso, quello che abbiamo fatto, tutta la mappa delle note. Col pitch zoom, sia in altezza che in larghezza, possiamo andare a modificare lo zoom. Adesso vado su e giù con le dita, adesso vado destra e sinistra con le dita. Quindi per andare a fare una modifica da certosini ovviamente serve un grande zoom. Se abbiamo sbagliato una nota ovviamente dobbiamo andare diciamo andare a focalizzarci su quella nota errata. Vedete che anche la tastiera si ingrandisce. Una cosa, partiamo subito dalla selezione delle note. La selezione delle note si va in un po' di modi. La prima, ovviamente, cliccando su una parte vuota, esce la voce seleziona tutto, quindi selezioniamo tutto e tutte le note vengono ovviamente selezionate. Questo perché vuoi per agire sulla velocità, vuoi per cancellare tutte, vuoi per spostarle, ok? Quindi, oppure per copiarle. Quindi si può fare queste modifiche qua. Adesso andiamo a vedere subito. Riclicco sopra e la selezione si ovviamente elimina. Posso selezionare invece in un'altra maniera, facendo così, andando su una nota che ho suonato, ovviamente devo avere suonato una nota, cioè deve corrispondere alla tastiera, cliccare sulla tastiera, diciamo, del piano, vedete che si illuminano tutte le note di quella nota che io ho suonato sul pianoforte. Quindi a questo punto posso spostarle, posso cancellarle, posso tagliarle, posso modificare la velocità. La velocità è la pressione del dito che abbiamo sulla tastiera, ok? Con quanta pressione, ok, spinciamo questa nota. Ora io vado a cliccarci sopra, vedete che vengono fuori questi menu e vado su Velocity. Ora prendo lo slide, sentite che va sempre più in basso? È sparito, aspetta che lo riprendo. Sì, dei minuti contati. Ok, adesso se vado a sentire questo pezzettino di musica molto stupidina, sentite che quella nota lì si è abbassata. Ovviamente abbiamo l'undo per tornare indietro, quindi facciamo così e torniamo indietro diciamo, della operazione appena fatta. Un'altra cosa, un'altra selezione è quella di andare a selezionare ovviamente un'area. Quindi cosa si fa? Si punta il dito su un spazio vuoto ovviamente del piano roll e si tira, ok? Si tiene premuto però, ok, il dito sullo schermo e si va a fare proprio, ok, un'area intorno alle note che vogliamo selezionare, quindi molto utile. Ecco, la cosa che adesso non so sulla tastiera, aggiungendo una tastiera diciamo da digitare, proprio se si possono selezionare due note, perché se io vado a prendere, vedete, una nota così non posso andare ovviamente a prendere un'altra, okay? Si va a deselezionare l'altra, quindi non si può fare una selezione multipla, però magari con la tastiera sì. Le altre cose che possiamo fare, ovviamente su una nota singola o su un gruppo di note, è ovviamente tagliarla, copiarla e eliminarla. E diciamo il taglia è relativo a eliminare la nota, ma far sì che venga copiata, infatti ciò incolla. Mentre se vado ovviamente a fare un copia, la nota resta lì. Aspettate che la vado a selezionare.
la nota resta lì e non viene cancellata, ok? Mentre il tasto elimina ovviamente elimina la nostra nota definitivamente. Vado indietro, ok. Abbiamo finito gli undo, quindi abbiamo ripristinato tutto, sentiamo. Avete sentito, abbiamo ripristinato anche ovviamente la velocità. Quindi la selezione finisce qui, penso il piano roll. C'è l'ultima funzione, la funzione di scrittura, cioè posso ovviamente aggiungere delle note. La funzione, l'abbiamo già vista forse, si va a praticamente a cliccare, ok, su questa matita con un dito e poi si aggiunge la nota ovviamente con un altro dito. Quindi clicchiamo sulla, vedete che arriva una scritta dove dice di andare a praticamente scrivere una nota, ok? E io la vado a scrivere, buzzo così. Un'altra cosa, ovviamente possiamo andare a diminuire la lunghezza della durata della nota o possiamo allungarla, quindi anche questa è un'operazione molto molto indispensabile. Andiamo a togliere tutto il pasticcio che abbiamo fatto, ok? Perfetto, quindi il piano roll diciamo che finisce qui, è molto intuitivo, molto semplice, ok? Poi le opzioni, diciamo che le operazioni sono queste: cancellare, modificare e spostare. Diamo un'occhiata invece alla batteria. Alla batteria la stessa cosa, solamente che da una parte invece di esserci le note, ovviamente del pianoforte, ci sono proprio i simboli che riguardano proprio il drums. Quindi tutto quello che io posso fare. Anche qui ovviamente abbiamo il piccito zoom, anche qui abbiamo la possibilità di andare a prendere un elemento e spostarlo. Ok? Quindi adesso io faccio così, l'ho rimpicciolito, quindi usiamo l'undo per rimetterlo a posto e andiamo a mettere il bordo del tamburo. Quindi ok, ecco, se vogliamo fare questo lavoro qua, vogliamo il bordo del tamburo, comunque che sia eh, solo bordo, anche qua possiamo fare la stessa cosa. Ok, andiamo a prendere ovviamente la nota giusta, che non so qual è questa. Ok, questo cos'è? Ok, questo è un tamburo. E andiamo a fare così. Le spostiamo tutte insieme. Quindi adesso avremo il bordo del tamburo. Anche qui possiamo dare la velocità, ovviamente, anche qui aumentarla o diminuirla a seconda dei gusti. Ok, quindi possiamo fare così e andare a sentire cosa abbiamo fatto. Un'altra cosa, andiamo sul fine e possiamo eliminare anche una serie di note. Adesso io qui ho fatto un piccolo così groove piccolo, però c'è, abbiamo il basso e abbiamo il basso nell'altra traccia, cioè il sintetizzatore ha una traccia una traccia di basso all'interno della sua melodia, cioè ho suonato una nota di basso e anche il basso ovviamente è basso, quindi vado qui, ok, vado qua, modifica e vado a cancellare tutto quello che riguarda il basso, ok? Il basso sono queste note qua, quindi le vedete sono 4 accordi, quindi faccio così, lo rimpicciolisco del tutto, faccio ovviamente un'area, ok? E la vado a eliminare. A questo punto qua il basso non c'è più, vado su fine e scusate, e dovrei avere solo il basso. Ok?
Bene, funzione piano roll conclusa, avete visto, molto utile, con strumenti ovviamente che servono per modificare proprio le note singolarmente oppure in gruppo, cancellarle, editarle, allungarle, cocciarle oppure anche aggiungere qualche nota, perché no? Quindi ragazzi, se volete che continui a portarvi tutorial di GarageBand, mi raccomando, come prima cosa, la stessa canzoncina che ovviamente va avanti da un po', condividete questo video, non mi veniva la frase, condividete questo video con i vostri amici per far crescere ovviamente il canale, ma non solo, per far conoscere GarageBand ad altri utenti. E in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che farò in futuro, non solo su GarageBand ma su altre applicazioni che riguardano sempre e soprattutto, mi dispiace, il mondo iOS. Grazie per aver visto questo video, alla prossima!